perché noi facciamo parte della catena alimentare, perché Dio, quel Dio lì ci ha creati ci ha creati mangiabili, ma anche su queste cose qui dobbiamo riflettere, perché ci aiutano a capire che chi ci ha fatto si è posto un unico problema, quello di farci in modo da poterci utilizzare, punto. Tutto il resto erano semmai conseguenze non previste o conseguenze non evitabili e che comunque andavano messe in conto. Finito, basta. Il discorso appunto a cui faceva riferimento Lorena, l'atto poetico della creazione, ma leggete la Bibbia per cortesia. C'è una persona, qui in prima fila, che mi ha chiesto di scrivere una cosa sulla Bibbia e l'ho scritta. Cioè, se volete farvi un piacere, leggetela la Bibbia e poi ditemi dove trovate l'atto poetico di Dio della creazione, ma per cortesia ditemelo, cioè fatemi vedere il versetto, fatemelo vedere, ve lo chiedo per cortesia. Se trovate il versetto dove si parla dell'amore incondizionato di questo Dio, di questo Yahweh per l'umanità, fatemelo vedere, perché io non l'ho trovato, capite? Non l'ho trovato. Diciamo che sono un cattivo lettore della Bibbia, e mi è sfuggito. Ma se lo trovate, vero, non quelli poi interpretati in ama, perché sapete nel Levitico c'è scritto ama il prossimo tuo, certo. Poi vai a vedere bene 2 passi dopo cosa dice del prossimo. Il prossimo è il tuo vicino di tenda, cioè l'appartenente al tuo clan, perché a tutti gli altri, compresi i parenti, che avevano semplicemente il torto, e di questo anche nel libro si parla, il torto di appartenere a dei clan tribali diversi, o si adattavano o andavano sterminati. Ma erano tutti ebrei, capite? Tutti ebrei. Il primo grande storicamente documentato antisemita della storia è Yahweh. Lo dico col coraggio di dirlo, un antisemita, perché ordinava lo sterminio di ebrei, parenti diretti della famiglia di Israele. Queste cose qui bisogna dirle, ma bisogna dirle perché sono scritte nella Bibbia, non perché qualcuno se le inventa. È che poi nessuno ce le spiega e la Bibbia, noi la sappiamo bene, non la leggiamo, ovviamente. No, perché se la leggessimo, sarebbe tutto semplice, tutto lineare. Guardate, anche se la si legge nelle traduzioni, ma comunque uno alla fine la capisce. Anche se la si legge nelle traduzioni falsate. E si capisce che questa roba della creazione non c'è, proprio non c'è. Tutto hanno fatto quelli lì, meno che creare. Sono intervenuti, hanno modificato per ottenere un risultato che fosse per loro funzionale. Punto. Così ha funzionato. Così noi siamo. Eravamo un recinto di animali, adesso siamo tanti recinti che devono essere tenuti ben separati gli uni dagli altri, anzi fatti combattere gli uni contro gli altri perché almeno ci tengono così bene sotto controllo. La Matrix. Assolutamente dobbiamo credere vere le cose che ci vengono dette e se vogliamo una spiegazione su quel libro lì la dobbiamo chiedere ai teologi, cioè a quelli che ci raccontano quelle cose lì. Ma se noi leggiamo quel libro ci accorgiamo che gli ultimi ai quali dobbiamo chiedere delle spiegazioni sono proprio loro. Direi che possiamo cominciare se il microfono sale. Eccolo qui, arriva. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Marta, sono una persona molto curiosa e mi sono fatta sempre molte domande, tant'è che a 20 anni io ho lasciato il mio paese, che è l'Italia, e mi sono trasferita in Israele, dove ho vissuto per 12 anni, proprio per approfondire quello che mi veniva detto a casa mia, in Italia, che riguardava la Bibbia occidentale. In Israele io ho avuto modo di conoscere la Bibbia, l'unica, penso che adesso poi comunque mi interessi, che è l'Antico Testamento. E come dice lei giustamente, ma anche quello che dicono, la domanda intanto era, noi parliamo quindi di teologia e di Bibbia occidentale, perché sono assolutamente, ok, allora già mi ha risposto a tutte le domande, perché io chiaramente, avendo studiato là e avendo sentito là, la penso come lei, cioè sono in pochi quelli che ormai anche loro stessi, cioè Dio non è buono, ci sono delle regole, la Bibbia è un libro che serve per capire quello che è giusto fare per una vita anche più sana e nessuno ha mai scritto che Dio è buono, eccetera, eccetera. Quindi la traduzione proprio della Bibbia, cioè la Bibbia che andrebbe letta è ebraica,
diciamo così. La Era ringrazio. solo questo, volevo solo sapere se... Parlo della teologia occidentale, cioè nella fattispecie il cristianesimo, insomma, nella fattispecie il cristianesimo. No, la ringrazio di questa conferma, io non ho dubbi sul fatto che la Bibbia, così come la vedono là, è completamente diversa da quella che viene raccontata a noi, tant'è che io le dico onestamente che quando vedo il Papa che va a incontrare il rabbino capo, insomma, Rav Riccardo Di Segni, e si fanno sorrisi e abbracci, cioè io dentro di me veramente ho una contrazione allo stomaco perché dico non sono d'accordo su niente. Eppure sorrisi e abbracci perché? Perché siccome dipendono dallo stesso libro, poi gli ebrei giustamente dipendono da quel libro lì, perché è il libro loro. No, diciamo giustamente perché comunque è un libro scritto da loro per loro. I cristiani se lo sono preso, no, e l'hanno trasformato poi nella visione del Dio trascendente, del Dio di amore, eccetera. Ma non sono d'accordo su niente. Tra l'altro devo dire che Rav Riccardo Di Segni, negli ultimi anni, sta diventando anche abbastanza esplicito, quando ad esempio più volte dice ma quando è che i cristiani smetteranno di parlare male dei farisei, visto che tutto il giudaismo è farisaico? Cioè tutto l'ebraismo è scritto dai farisei, ma noi dei farisei abbiamo un concetto negativo, perché? Perché ci hanno detto che Gesù discuteva con i farisei, quindi Gesù faceva saltare tutto ciò che era l'Antico Testamento per introdurre una... No, Gesù, facendo finta che sia esistito, era uno dei tanti rabbi che, come facevano tutti i rabbi e come fanno tuttora, discutono tra di loro continuamente. Io sto studiando il Talmud nelle traduzioni che fanno gli ebrei pubblicate dalla Giuntina, quindi almeno così sono tranquillo, diciamo sono tranquillo anche per quando ne parlo, così nessuno può dire, ma lì dentro voglio dire su ogni versetto della Bibbia ci sono dei pareri di maestri nei secoli totalmente diversi l'uno dall'altro, cioè non esiste la verità accertata assoluta, no? Poi alla fine vabbè si trova un accordo, perché un accordo bisogna trovarlo anche dal punto di vista delle applicazioni pratiche, eccetera, però in realtà, cioè proprio noi abbiamo una Bibbia qui, e quindi confermo questo, che la teologia occidentale ha costruito per noi, che è totalmente diversa dal concetto che hanno là, perché là, lo sappiamo, poi l'ebraismo, lo dicono loro stessi, non è una religione, ma è un modo di essere, che è una cosa completamente diversa, vero? Posso aggiungere Grazie. solo una cosa? Solo per completezza e per curiosità, insomma. Questi rilievi che ci ha portato Marta questa sera e le precisazioni che Mauro da sempre, da tantissimi anni fa in tutte le sue conferenze, sono rilievi peraltro oggi di dominio pubblico in quella parte degli studiosi, anche occidentali, teologhe e teologi, per esempio di una parte delle chiese riformate, di cui Mauro a volte vi ha parlato nelle conferenze. Siccome io gli credo in tutto, ma verifico sempre quello che dice, sempre, perché mi piace andare a capire come si usino poi i riferimenti, le fonti, i materiali. Bene, queste studiose, questi studiosi sostengono esattamente quello che vi ha riconfermato questa sera. Ma voi ne avete mai sentito parlare? Bisogna proprio essere, come dire, dei cultori di nicchia per andare a trovarli. Oppure ci sono dei teologi italiani, cristiano-cattolici, che hanno fatto enormi studi, enormi in termini di pondus, in termini di produzione, in termini di decenni spesi in questa direzione, che per la sconvolgente novità a cui si arriva, per cui non ci sono regole del tipo che intendiamo noi, la traduzione letterale non porta a giustificare certe scelte etiche o normative, non porta nemmeno a supportare, a giustificare certe scelte di traduzione linguistiche, quindi a essere intellettualmente onesti e aver dedicato magari 20, 30 anni, 40 anni di lavoro. Sapete come gli è finita a queste persone? Ho in mente almeno uno. È stato, come dire, caldamente avviato alla vita privata, cioè un sacerdote ormai molto anziano, tuttora vivente, ma quando insegnava nell'Accademia Pontificia è stato messo a tacere perché diceva le cose che Mauro da almeno 9-10 anni va dicendo.
lo diceva ad un uditorio qualificato di persone che conoscevano l'ebraico, ma che dovevano sentire una interpretazione differente e difforme dal testo letterario. C'era un'altra domanda? Ci sono state delle leggi riguardo il tuo specifico campo che sono state fatte in virtù della lettura della Bibbia che ci ha propinato la Chiesa Cattolica. Mi piacerebbe sapere almeno un paio, 2 o 3 di queste leggi e come tu invece le avresti scritte. Un'altra cosa, invece una domanda per Mauro sulla creazione, sulla falsificazione che dal 1200 prima di Cristo è nata, no? Nel dire che c'è stata una falsificazione della verità vuol dire che c'è una verità vera. Mi puoi dire su quale cosa e se tu conosci questa verità vera? Se tu invece questa verità vera non la conoscessi, cosa cambia il sapere la tua verità o il sapere e essere d'accordo con la verità della Chiesa Cattolica? Terza domanda, sulla creazione. La creazione non viene da nulla, benissimo, allora mi dica lei dove arriva. Terza, quarta ed ultima domanda, quali garanzie ci date e mi date per dire che la vostra interpretazione, la vostra lettura, le vostre ricerche siano più autentiche della Chiesa Cattolica? E anche tenendo conto che la Bibbia, qualcuno dei cattolici ha cominciato a leggerla sostanzialmente dal Concilio Vaticano II in avanti. Hanno smesso i cattolici di leggere la Bibbia perché non hanno nemmeno letto il Concilio Vaticano II, come non hanno letto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Per cui voglio dire, questa ignoranza trasversale nel mondo cattolico, no? Alla fine, voglio dire, il conoscere qualcosa in più su un'interpretazione che può essere non certa, cosa cambia nella loro vita? Abbiamo mezz'ora, potremmo forse farci. No, va bene, allora cerco di essere molto sintetica. Allora, mi rifiuto perché non posso pensare di dire come io avrei scritto le leggi. Quando mi chiameranno in Parlamento, al momento non lo fanno. Se un giorno, quando avrò 200 anni, mi chiameranno come consulente per il drafting legislativo, molto volentieri. Però posso dire, quindi faccio degli esempi, sulla influenza che ha avuto una certa interpretazione del testo biblico in certi orientamenti di giuristi, filosofi e bioeticisti, che è stata poi funzionale alla traduzione in norme di certi contenuti e non di altri. Faccio almeno 2 esempi. Primo esempio, legge 40 del 2004, la legge sulle norme in materia di procreazione medicalmente assistita. È stata una legge estremamente proibitiva, demolita al 90% dagli interventi della Corte Costituzionale, pensata sulla base di un presupposto non esplicitato, ma assolutamente presente in tutto l'articolato della legge, dell'idea che solo la procreazione naturale fosse buona e fosse quindi da incentivare e agevolare con delle tecniche, certo artificiali, ma che non vanno poi a mistificare o alterare di molto il cosiddetto processo naturale, vietando per moltissimi anni la procreazione, per esempio, di tipo eterologo. Cosa vuol dire? Spiego subito. Vuol dire che si agevolavano ed erano normate e sono state normate delle tecniche che consentivano a una coppia di un uomo e una donna di poter facilitare l'avvio di una gravidanza attraverso una serie di ausili, qualora il materiale biologico fosse della coppia, dell'uomo e della donna. La fecondazione eterologa ha nella sua definizione il fatto che almeno uno dei 2 conferitori di gameti sia esterno alla coppia. Questa perché? Perché bisogna preservare, allora perché alcuni miei colleghi, alcuni dei quali sono stati presidenti del Comitato Nazionale per la Bioetica, filosofi del diritto, bioeticisti, sono attualmente presidenti del Comitato Nazionale del Comitato Europeo per la Bioetica, sono autorevolissimi e sono stati nel passato autorevolissimi consulenti di chi redigeva le leggi alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000, aveva, e peraltro ha prodotto moltissimi studi, aveva proprio l'idea che il diritto dovesse fare propri certi contenuti biblicamente orientati sulla base della
versione e dei contenuti che della Bibbia abbiamo imparato tutti o ai quali siamo stati tutti formati. Io ho un'educazione cattolica di tipo estremamente rigoroso e ortodosso. Mi fermo qui per non dire tutte le altre cose che ho fatto poi, diciamo, all'interno, insomma, del mio percorso di formazione e di educazione. E quindi è anche per questo che mi ha molto sorpreso invece poi un confronto meno dogmatico ma molto più diretto al testo. Faccio anche il secondo esempio, così tengo fede a quello che ho detto. Tutto il dibattito che c'è, abbiamo avuto la fortuna di avere finalmente, con l'entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, della legge numero 219 del 2017, norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, che è una legge snella, organica, solo 8 articoli, che finalmente disciplina a livello legislativo le regole della relazione terapeutica, della relazione di cura, e in particolare disciplina come lecite le volontà non solo dichiarate anticipatamente circa le cure quando chi vuole naturalmente sottoscriverle, quando saremo incapaci di prendere noi per noi stessi decisioni sugli interventi sul corpo, ma disciplina per esempio anche tutta una serie di opzioni come la desistenza terapeutica o l'accesso alle cure palliative o diciamo il rifiuto di trattamento, temi che sono stati almeno da prima del caso Englaro, quindi parliamo della metà degli anni 2000 fino ad oggi, oggetto di enorme dibattito etico, giuridico, filosofico, politico, sociale, bioetico, perché si diceva no, bisogna rispettare, perché così è anche scritto nella Bibbia. Qualche mio collega di quelli che le dicevo prima dice che ci sono degli imperativi teologici nella Bibbia e ci sono anche degli imperativi biologici che devono essere dal diritto colti e tradotti in norme affinché vi sia vero diritto. E uno di questi imperativi in che cosa consisterebbe? Nel mantenere la vita nella sua conformazione naturale fino alla morte naturale, appunto. E quindi, sostanzialmente, ritenendo biasimevole sul piano morale e illecito sul piano giuridico ogni tipo di intervento volto per esempio alla desistenza terapeutica, a quello che può portare all'accanimento terapeutico, non iniziare o sospendere un trattamento se un soggetto nella condizione in cui è decide che non vuole iniziare o non vuole più proseguire in un trattamento. Abbiamo avuto decenni di dibattito su questo, tutti orientati a certe interpretazioni teologicamente, culturalmente connotate a partire da una versione del testo biblico che semplicemente io e Mauro abbiamo messo in discussione. La domanda abbastanza polemica che ci ha fatto anche lei, molto insomma stimolante, non è che, almeno io rispondo per me ma penso di poter parlare benissimo anche a nome di Mauro, non è che noi proponiamo la veritas, una verità nuova, guardate che voi avete sempre sbagliato, assolutamente no. Guardate che c'è una lettura diversa, c'è un approfondimento critico ulteriore, differente da quelli che vi sono stati somministrati, offerti fino adesso, che è a disposizione. Si propone una linea di argomenti. Noi non abbiamo mai imposto niente a nessuno. Mai abbiamo ritenuto di dover dire ecco siamo arrivati noi, adesso signori fermi tutti, abbiamo la verità in tasca, buonanotte, accomodatevi fuori perché fino adesso nessuno ha capito niente. Tutto il contrario, abbiamo imparato moltissimo anche da chi è in una posizione apertamente in opposizione alla nostra, abbiamo avuto confronti proficui, perché il punto non è avere ragione, il punto è consentire di discutere delle cose, di dibattere, di aprire nuove frontiere, di potersi confrontare liberamente e senz'altro, lei diceva, dopo gli anni 50, senz'altro appunto dopo il Concilio Vaticano II questo è possibile avere un approccio libero e critico rispetto a un testo, dicevamo prima, facciamo due battute io e Mauro, che entrambi non consideriamo sacro, ma consideriamo pieno di rispetto, al quale abbiamo dedicato enorme attenzione e personalmente anche molta riconoscenza, perché ha arricchito moltissimo il mio sapere, ha arricchito moltissimo la mia vita e mi ha dato la possibilità di
studiare, scrivere, intraprendere strade e conoscenze che diversamente non avrei potuto fare, ma questo vale per me. E nessuno dei due, con questo libro o con gli altri che sono stati scritti o nei nostri singoli contributi, pensa di elevare la nostra proposta, la nostra riflessione a modello generale di comportamento o di interpretazione. No, si dice guardate che ce ne sono tante di strade di accostamento al testo della Bibbia. Se vuoi capire qualcosa un pochino in più, vuoi fare un passo in più diverso da quelli che hai fatto adesso, ma dai, prova a leggere il nostro libro e poi ne parliamo. Allora, la prima domanda era quella sull'inganno, no? Quindi l'inganno che copre la verità, quindi quale sarebbe questa eventuale verità che sottostà a questo inganno. Quando parlavo appunto di questo sacerdote del 1200 a.C., che era un sacerdote fenicio, ovviamente non si riferiva alla Bibbia, perché la Bibbia non era ancora stata scritta, non c'era neppure la lingua ebraica, figuriamoci. Quindi si riferiva ai testi egizi, no? Ai sacerdoti egizi e ai testi egizi. Perché? Perché anche gli studi che si stanno facendo ora, per esempio sui testi induisti, sui Veda, eccetera, stanno sempre di più rilevando come in origine fossero testi di ordine tecnico-scientifico, non spirituale, e poi spiritualizzati a partire, e questa è una cosa molto curiosa, dal V-IV secolo a.C., cosa che è avvenuta contemporaneamente con la Bibbia, con il sacerdozio di Gerusalemme dopo il rientro dall'esilio di Babilonia, è avvenuta in India con la comparsa di Buddha, con la comparsa dell'induismo vissuto e spiegato in un certo modo, con la comparsa del Jainismo, di cui in Occidente non si parla perché insomma è una dottrina che non piace molto, mentre l'induismo è stato molto bene ricondizionato ad uso e consumo degli occidentali. In Cina compaiono Lao Tse e Confucio, cioè contemporaneamente inizia un processo di spiritualizzazione per il quale ciò che prima era racconto concreto diventa in realtà un racconto che va letto necessariamente in termini spirituali. Quindi quando si parla di possibile verità, io intendo semplicemente, allora proviamo a leggere i testi facendo finta, questo lo dichiaro dal 2010, facendo finta che sia vero ciò che c'è scritto, ma proviamo almeno a leggere ciò che c'è scritto, perché molto spesso ci vengono raccontati addirittura come se quei testi non ci fossero neppure, ma si fanno partire certe elaborazioni di ordine astratto, teorico, simbolico, allegorico da quei testi. Però poi si fanno dire a quei testi delle cose che quei testi non dicono. Quindi per verità assolutamente relativa io intendo dire almeno andiamo a vedere che cosa dicono veramente quei testi. Dopodiché, quella è la verità, io questo non lo so, ovviamente, perché sono testi scritti da uomini e ogni uomo che scrive un testo lo scrive con delle finalità precise. Quindi questo vale anche per dire con i libri di storia che si scrivono ai giorni nostri, non è che contengono soltanto le verità, sappiamo bene, insomma. La storia poi è scritta dai vincitori e i vincitori raccontano ciò che a loro interessa raccontare. Poi la seconda domanda era, prego? Sulla creazione. Sulla creazione, guardi, io le posso dire che a parte le elaborazioni teologiche, tutti gli studiosi filologi, non teologi, sono d'accordo nel dire che barà non significa creazione, mai da nessuna parte. Io ho dei rapporti con molti ebrei, molti di questi mi dicono, ma guarda che i rabbini, molti rabbini, in relazione a quel termine li fanno addirittura gli stessi esempi che fai tu, non nel senso che li prendano da me, sia ben chiaro, ma perché sono esempi chiari per far capire cosa significa il termine barà. Pure un rabbino mi diceva, un ebreo, dice, beh, è come Michelangelo che prende un blocco di marmo e da quel blocco di marmo crea una scultura. Ok, sono d'accordo. Cioè c'è il blocco di marmo, poi interviene e fa la scultura e noi diciamo che crea la scultura, ma è quello il concetto di creazione che c'è nella Bibbia, che tra l'altro il termine barà in genere indica proprio l'intervenire per detrazione, cioè togliendo del materiale, cioè addirittura c'è questa, diciamo, questa sfumatura in più. La terza? Ah no, dunque io faccio finta, quindi non posso offrire garanzie, faccio finta.
Però le dico questo, io faccio finta appunto che ciò che c'è scritto nei testi sia vero e dico, se ciò che c'è scritto nei testi è vero, ciò che ne viene fuori è questo mosaico, tutto lì. Dopodiché io non so se ciò che c'è scritto nei testi sia vero. Le posso però dire una cosa, che io faccio finta, dichiarandolo esplicitamente dal 2010, quindi mettendomi in gioco, ma cerco di documentare quantomeno ciò che c'è scritto. Tutto ciò che è il pensiero religioso fa finta esattamente come me, ma non sente neppure il bisogno di documentare ciò che dice in funzione di ciò che c'è scritto. Perché si ritiene autore di una verità, si ritiene possessore di una verità che possiede a priori, che possiede per il suo magistero e quindi non sente neanche il bisogno di documentarla al punto che dice ma se io te la dimostrassi non sarebbe più fede, quindi non avrebbe più valore. Guardi, è un gioco stupendo, io non lo faccio. Io dico, faccio finta che ciò che leggo sia vero e provo a raccontarvi ciò che mi pare di leggere in quei testi. Dico, poi io non so dove stia la verità. Dico che se però faccio finta che ciò che leggo sia vero, mi viene fuori un mosaico che ha un senso. Avere un senso non vuol dire necessariamente essere vero, perché una teoria può avere un senso anche senza essere vera, ovviamente, però ha un senso e di sicuro ha molto più senso di ciò che ci viene raccontato. Tutto lì. Ho cercato di essere sintetico per motivi di tempo perché so che poi dobbiamo lasciare la sala.